mondo del calcio non sarà più lo stesso, perché oggi se n'è andato il più forte di tutti. Diego Armando Maradona si è spento a 60 anni a causa di un arresto cardiorespiratorio dopo aver vissuto 2 vite, entrambe al massimo. Mai tanta creazione e distruzione in un unico uomo. Come pochissimi prima e dopo di lui, forse best, Diego si è concesso il lusso di 2 esistenze in contemporanea. La prima da calciatore sublime e intoccabile, la seconda da rockstar tra eccessi e vizi. Eppure la seconda non è mai riuscita a intaccare minimamente la grandezza della prima, nonostante una sregolatezza ben al di fuori dei limiti di tolleranza. Bellissimo, ma anche dannato. Con la maglia numero 10 del Napoli è salito in cielo, diventando un dio in terra, ma era decisamente più a suo agio nelle bolge dantesche dei festini di Buenos Aires, accompagnato da una corte di amici, donne e sostanze. Eccessi anche in campo, quasi sempre guizzi meravigliosi o maliziosi. Dava sempre l'impressione di essere sopra ogni cosa, le leggi fisiche e calcistiche e quelle della vita comune, schierato contro i poteri forti e le istituzioni, sempre vicino a chi gli voleva bene. Così speciale che nemmeno una vagonata di vizi e un brutto infortunio sono riusciti a incrinare il suo genio calcistico, come è successo per altri grandissimi, ma lontanissimi da lui, Van Basten, Adriano o Gascogne. Maradona credo che sia stato uno dei più grandi giocatori che il calcio abbia mai avuto. Credo che sia stato veramente il sogno rincorso da tutti, da ogni ragazzo che amava il calcio. La sua qualità migliore era quella che quando si girava ti affrontava frontalmente, era imprevedibile, non riuscivi più a prenderlo. Non ti faceva dormire la notte perché sono quei giocatori dove se sbagli perdi la partita. In lui hanno convissuto il genio e nello stesso tempo io direi un senso di generosità e umanità che lo hanno accompagnato sempre. Generoso coi compagni, sempre di cuore, come quando accettò una sgambata in mezzo al fango di Acerra nel 1984 per beneficenza. Una volta ho preso un colpo alla testa, mi sono infortunato e siccome il nostro medico mi aveva pregato anche mia moglie di cercare di dormire il meno possibile. E lui si presentò qui con Claudia, è stato qui tutta la notte a tenermi compagnia. Chiaramente abbiamo scherzato perché poi tirammo fuori la famosa spaghettata e quindi siamo andati avanti tutta la notte. Lui andò via verso le 6, le 7 del mattino. Quindi sono cose, penso, sono dimostrazioni di affetto, di amicizia che vanno oltre qualsiasi cosa. Ha dato a quella città il sogno. Quella città sognava di essere alla pari, di alzare la testa in un settore così popolare come quello del calcio e l'ha rialzata. Ecco l'essenza di Diego, il più grande di sempre, insieme a Pelé. Il calcio si ferma per rendere onore all'uomo che ha fatto innamorare tutti.